Ciao a tutti. Benvenuti su Segreti Turchi. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di condividere prima di continuare. Grazie di cuore. Ieri sera, a Istanbul, l'attore e musicista amatissimo Barbaktas ha regalato al pubblico una serata che molti ricorderanno a lungo. Con un'energia contagiosa, un repertorio scelto con cura e una presenza scenica che ha tenuto il pubblico incollato ad ogni nota, Bar ha trasformato un concerto in uno di quei momenti che cambiano la percezione di un artista. La sorpresa più grande, però, è arrivata quando la musica si è fatta più lenta, le luci si sono abbassate e il silenzio nella sala è diventato una promessa. In quell'istante, il palco è diventato confessione, e l'aria ha tremato per ciò che stava per dire. Fin dall'inizio della serata, Bar ha dialogato con i fan fra un brano e l'altro, sorridendo, scherzando, ringraziando con sincera umiltà. Ma dopo una ballata particolarmente intensa, si è fermato, ha chiuso gli occhi come per mettere a fuoco un pensiero troppo grande, e poi ha parlato per la prima volta apertamente di Yağmur Yüksel, la persona con cui da tempo si mormora condivida molto più che amicizia. Le sue parole sono cadute come una rivelazione gentile, un ammettere senza cercare riflettori, un sentimento svelato attraverso la musica. Ha insinuato, con voce bassa ma ferma, che ogni melodia scelta per la serata aveva un punto di arrivo preciso, un'unica destinataria. Il pubblico ha trattenuto il respiro, poi l'esplosione, grida, applausi, telefoni alzati, lacrime. In un attimo, la sala è diventata il cuore pulsante di una storia d'amore sussurrata a lungo e finalmente evocata sul palco. Le clip sono dilagate sui social ancor prima che la serata finisse. Nel giro di pochi minuti, i video hanno percorso la città e oltre, rimbalzando da un profilo all'altro. I commenti erano un coro, uno di quelli che non puoi ignorare. Questa è la dichiarazione che aspettavamo. Bar finalmente ha parlato chiaro, il momento più romantico visto su un palco quest'anno. Qualcuno ha scritto che l'amore, quando è autentico, non ha bisogno di essere annunciato, perché basta ascoltare come un artista canta per capire a chi si sta rivolgendo. E in quella notte, ogni nota sembrava indicare un nome soltanto, Yağmur. Con il passare dei brani, l'emozione di Bar si è fatta visibile. Non la fragilità di chi è incerto, ma la trasparenza di chi ha finalmente deciso di non nascondersi. Mentre suonava i pezzi più intensi, il suo sguardo si addolciva, durante i ritornelli più noti, sorrideva come chi ricorda qualcosa di bello. Verso la fine, quando la scaletta volgeva al termine, ha lasciato cadere qualche parola che ha risuonato come una firma, ha spiegato che, a volte, l'ispirazione può venire da una sola presenza, una persona che sposta la luce nelle stanze del cuore. Non ha mai pronunciato discorsi lunghi, non ha costruito un annuncio, ha fatto di meglio. Ha lasciato che la musica parlasse, e poi ha confermato quel che tutti avevano capito. Dietro le quinte, le voci correvano veloci. C'era chi parlava di gesto chiarissimo, chi si chiedeva come avrebbe reagito Yağmur Yüksel, e chi sosteneva di sapere che la risposta sarebbe arrivata presto. La curiosità era naturale. Dopo settimane in cui i loro nomi comparivano vicini nei sussurri del mondo dello spettacolo, sentire Bar alludere così chiaramente al suo sentimento ha trasformato una semplice ipotesi in qualcosa di più concreto. Alcuni addetti ai lavori hanno persino suggerito che i due potrebbero farsi vedere insieme in un'occasione pubblica, a breve, mentre altri hanno preferito la cautela. Si sa, la bellezza di un momento così non va forzata. Eppure, se si guarda alla serata nel suo insieme, la musica raccontava già tutto. Dall'apertura, carica di ritmo e carisma, fino alle chiusure romantiche, ogni scelta rivelava una mappa emotiva curata con attenzione. L'improvviso rallentare, quell'attimo di silenzio pigliato come un respiro lungo, e la frase sospesa lì, a mezz'aria, che tutte le canzoni di quella notte erano dirette a una persona sola. Il pubblico ha capito al volo. E l'ovazione, la seconda, più grande della prima, ha confermato che non erano solo spettatori, erano testimoni. Il nome di Barbaktas è rimasto in tendenza per ore. La frase ripresa dai video, il concetto che stasera ogni parola, ogni nota, ha un nome preciso. È diventata citazione, caption, messaggio vocale,
duetto. La calma con cui l'ha detto, unita a un sorriso che tradiva emozione vera, ha convinto anche i più scettici. Dichiarazione ufficiale, hanno scritto in molti. Ora tutti gli occhi sono su Yamur, hanno insistito altri. E in mezzo a questo turbinio, la protagonista di quel sentimento ha mantenuto il silenzio. Nessun post, nessuna smentita, nessuna conferma. Chi le è vicino ha lasciato trapelare che non fosse stata avvisata nei dettagli di quel che Bar avrebbe detto, e forse proprio per questo l'attimo ha colpito così tanto, è stato spontaneo, non premeditato, a misura di cuore. Sul palco, intanto, Bar dava tutto. L'artista che il pubblico ha imparato ad amare come attore e che negli ultimi anni ha mostrato la sua anima musicale, ha unito le due cose, teatro del sentimento e colonna sonora della propria verità. Tornando sul palco per il bis, si è percepita una vibrazione diversa, lo stesso brano, un altro peso. La platea, a quel punto, cantava con lui, e l'emozione era condivisa come se tutti avessero qualcosa da dichiarare. Un applauso interminabile lo ha accompagnato fino all'ultima nota, e il saluto finale è stato semplice, pulito, come un invito a ricordare quella notte non per il clamore, ma per la sincerità. All'uscita, tra le voci che rimbalzavano nei corridoi, qualcuno ha definito l'intera serata la notte delle confessioni. Un'espressione capace di dire tanto senza spiegare troppo. Perché in realtà la confessione non è stata un discorso, né un titolo pensato per i giornali, ma la naturale conseguenza di ciò che si sentiva nelle canzoni. E l'effetto si è visto subito, la stampa ha rilanciato, le radio hanno parlato della performance, i programmi di intrattenimento hanno riempito i salotti con clip, commenti, teorie. In ogni discussione, la stessa domanda: cosa dirà Yamur? Molti pensano che la risposta arriverà con un gesto, non con parole, una foto, una presenza discreta a un prossimo evento, uno sguardo intenso dietro un vetro scuro. Del resto, non sarebbe la prima volta che due artisti scelgono la via dei segni per raccontare il proprio legame. Nel frattempo, l'immagine che resta è quella di un uomo che ha lasciato cadere la maschera, non per farsi bello, ma per sottrarre spazio al non detto. La cronaca della serata potrebbe chiudersi qui, ma c'è un dettaglio che vale la pena ricordare: la costruzione del concerto. Sin dall'inizio, Bar ha portato sul palco un'energia che ha acceso la sala. Poi, con un movimento lento e naturale, ha guidato tutti verso quel punto preciso in cui la musica smette di nascondere, e in cui ogni parola diventa un ponte. Quando ha detto che ogni brano aveva un destinatario, e che per lui quella persona aveva un nome, non c'è stato bisogno di aggiungere altro. La reazione è stata una risposta all'unisono, un'onda calda che ha fatto vibrare il soffitto e le ringhiere, che ha tremato nelle mani che applaudivano. I frame condivisi online hanno incorniciato il suo viso in quegli istanti, occhi lucidi ma sicuri, pause misurate, la voce che non trema perché non deve convincere. Una serenità piena, come chi ha trovato la formula per dire la verità senza spiegarla troppo. Lì, nei commenti, è nato un piccolo dizionario della serata, atto di coraggio, eleganza dell'amore, quando un artista si arrende alla realtà del proprio cuore. Resta la posizione di Yamur Yüksel, che non ha rilasciato dichiarazioni. C'è chi giura che non avesse idea dell'esatto contenuto del discorso, e chi sostiene che immaginasse qualcosa, ma non in quelle forme. Eppure, proprio questo silenzio aggiunge un fascino raro. Ciò che non è detto rimane nello spazio che separa due persone, e quella distanza, ieri notte, è sembrata accorciarsi. La serata ha finito per avere due capitoli, la musica e ciò che la musica ha scoperchiato. Il primo ha mostrato un artista in pieno controllo, il secondo, un uomo disposto a lasciare che la vita reale entrasse nel suo spettacolo. Entrambi hanno funzionato alla perfezione. Non è un caso se, per molte ore, anche chi non era presente ha avuto la sensazione di esserci stato. Perché quando una storia vibra in così tanti telefoni contemporaneamente, diventa patrimonio collettivo. Chi conosce Bar da anni sa che non ama colpi di teatro gratuiti. Per questo, il suo gesto ha avuto un sapore diverso da tante messe in scena cui siamo abituati. Qui non c'era strategia, c'era necessità. E quando un artista compie un atto necessario, lo riconosci subito.
Il percorso che lo ha portato dalla recitazione alla musica è stato lento e coerente. Ogni nuova canzone ha aggiunto un tassello, e negli ultimi mesi, le ballate hanno iniziato a raccontare un interno, un sentimento che guardava in una direzione certa. Ieri, finalmente, il disegno si è rivelato per intero. Dopo un brano particolarmente sentito, Bara ha abbassato la chitarra e, con quella calma che scende solo quando non c'è più niente da temere, ha ammesso che qualcuno stava ascoltando più da vicino degli altri. Non era un modo per creare attesa, era una strada aperta verso un nome. Quando sali su un palco credi di poter lasciare fuori quello che provi, ha detto, e la sala è diventata una stanza, ma non sempre ci riesci. Stasera ogni canzone ha una direzione, e quella direzione porta a una persona. Io la vedo anche quando le luci sono forti. Non aveva bisogno di aggiungere altro. La frase successiva è stata come una carezza. Ha ringraziato chi gli ha permesso di attraversare i mesi duri con coraggio, e l'ha fatto con la tenerezza di chi sa a chi sta parlando. Il nome di Yamur non ha dovuto lottare per farsi strada, è arrivato naturale, come arrivano i nomi che sono già presenti in tutte le parole. La reazione è stata immediata, un boato, poi un silenzio incredulo, poi di nuovo applausi. La platea è esplosa 2 volte, come se prima avesse avuto bisogno di assicurarsi di aver capito bene. I fan, presi dall'emozione, hanno registrato tutto, e in pochi istanti i video sono diventati l'immagine della notte. La frase centrale è stata ripetuta, doppiata, sottotitolata, e sempre con la stessa conclusione nei commenti. Non si può più nascondere, Bara ha parlato chiaro, ora tocca a Yamur. Che cosa accadrà adesso? C'è chi dice che non servirà a molto, forse basterà un gesto, una presenza improvvisa nel backstage di un prossimo concerto, o persino una dedica sottile in una storia silenziosa. Molti sperano in un'uscita pubblica insieme, ma c'è anche chi invita al rispetto. Certe cose, per crescere, hanno bisogno di respirare lontano dai riflettori. Quel che è certo è che la notte di Istanbul non verrà ricordata solo per l'ottima musica, ma per il modo in cui un artista ha scelto di essere trasparente. In un'epoca in cui tutto sembra narrazione, qui c'è stata verità. E la verità, quando la incontri in un luogo fatto per lo spettacolo, ha un peso diverso, senti che resta, che si deposita negli sguardi, che ti accompagna a casa. La voce degli addetti ai lavori non ha fatto che confermare la sensazione generale. Il palco è diventato una dichiarazione d'amore, si diceva. E tra le immagini che più hanno colpito, ci sono quelle in cui Bara ascolta il boato del pubblico senza interromperlo, accettandolo come un segno. Quasi a dire, abbiamo capito tutti, non serve tradurre. Intanto, nel giorno dopo, le radio hanno suonato i brani della scaletta, rimettendo in giro melodie che ora hanno un colore nuovo. I fan hanno ripercorso i testi, cercando indizi che magari erano lì da tempo. Una lettura retrospettiva che diverte, ma che soprattutto conferma. A volte i pezzi cambiano quando la vita li illumina. La domanda su Yamur resta aperta e, in fondo, è giusto così? Non sempre una risposta immediata è quella giusta. Nel frattempo, i rumor di una possibile apparizione insieme non si placano, ma nessuno vuole correre. Se dovesse accadere, accadrà nel momento giusto. Così si chiude un capitolo e se ne apre un altro. Barbactas ha messo la sua firma su una serata che non era scritta per essere scandalo, ma memoria. E in quella memoria c'è un nome che ha reso ogni canzone più dolce. Forse è questa la forza delle dediche quando sono vere, non si limitano al palco, entrano in chi ascolta e fanno spazio. Siamo arrivati alla fine del nostro video. Se vi è piaciuto, iscrivetevi a Segreti Turchi e condividete. A presto!